Ciao selvaggi, sono Klaus e oggi andremo a fare questa traccia nello stile del DJ più fulminato del momento. Come sempre in descrizione trovate il link per scaricare questo progetto Ableton. Mi raccomando, questo è un template intero, non fate uscire questa traccia così com'è, altrimenti ci ritroviamo con 700 tracce tutte uguali. Usatela per imparare, prendete spunto, fate la vostra, rendetela diversa. Anche perché questa traccia la trovate già a nome mio, potete ascoltarla e scaricarla gratuitamente. Fisher è un pazzo furioso, il DJ australiano che in pochissimi anni ha veramente sconvolto le classifiche mondiali. Solamente il singolo Losing It si è posizionato primo nel Hot Dance di Billboard, è stata la traccia più venduta su Beatport nel 2018, candidata al Grammy Awards come migliore registrazione dance, canzone elettronica dell'anno all'International Dance Music Awards, disco di platino in Italia nel 2020 e nomina agli ARIA Music Awards per migliore canzone dance. Ma Fisher è anche questo. È veramente un fulminato, se non lo seguite su Instagram non sapete cosa vi perdete. Girano delle voci che le tracce non siano sue, ma siano state ghost prodotte da Chris Lake, ma non è l'argomento che tratteremo in questo video. Logicamente per fare questa traccia mi sono ispirato a My Little Beauty, ma andiamo ad analizzarla. Beh, sulle drums c'è poco da dire. Un kick, due hi-hats, di cui uno fuori dalla griglia che dà un po' di ritmo, e un clap. Basta. Poi voglio farvi vedere il vocal. Ho usato questo sample. Questo vocal viene da 91 Vocals. Ho logicamente scaricato i free samples. Non sia mai che spendiamo €1 per qualcosa. Se vi interessa vi lascio il link in descrizione. Potete andare a scaricare questo sample pack. Passiamo alla bassline, che è un po' più interessante. Semplicissima, sono solo 3 note, ve la faccio ascoltare. Se state ascoltando questa bassline da delle casse o delle cuffie professionali vi sarete accorti di quanto fa schifo. Spesso troviamo dei preset, dei sample già pronti che si chiamano bass, come per esempio questa line bass, ma sembra tutto tranne che un bass, sembra più un synth. Quindi andiamo a creare una copia della nostra bassline, creiamo un secondo strato e in questo strato andiamo a inserire dei veri bassi. Possiamo usare dei sub bass, in questo caso ho usato un Moog, il mio basso preferito, e se l'ascoltate già è molto meglio. E questa è una cosa molto importante perché spesso mi chiedete feedback sulle vostre tracce e non ci sono bassi. Perché, come ho detto prima, spesso troviamo questi preset, questi sample con scritto bass, ma non sono dei bass. Quindi fate un nuovo strato e inserite una bella sub bass, bella tosta, e le incollate insieme. In questo modo, magari se vi piaceva il synth di come suonava la vostra bassline, la tenete e la potete usare, però andate a mettere un po' di bassi. Adesso cosa facciamo? Andiamo ad incollarle insieme con l'equalizzatore. La prima bassline praticamente è un synth. Gli togliamo le basse frequenze, che tanto saranno compensate dal secondo strato. Potremo tagliare le alte frequenze, ma non ci sono, cioè va bene così. È un po' monotona questa bassline, quindi vado a creare un terzo strato, come la lasagna che ha fatto a nonna a Natale, e in questo strato lascio solo una nota per creare qualcosa di diverso. Andiamo ad ascoltare. Non essendoci altre note, possiamo lasciarla anche così, non equalizzo proprio niente. Poi è un po' monotono, questo loop si ripete molto ciclicamente, quindi la seconda nota la tolgo e uso
e uso il vocal. Andiamo ad ascoltare. Questo è il risultato. Non è una canzone tech house se non abbiamo uno snare roll. Nella prossima puntata andremo a vedere come creare uno snare roll con i fiocchi. Poi, logicamente, se c'è una cosa che caratterizza le tracce di Fisher, è questo synth all'inizio del drop. Semplicissimo anche questo, ve lo faccio ascoltare. Indovinate un po' da dove viene questo synth? Da Silent. Non sponsorizzo Silent, non mi pagano, ma a me piace un sacco i suoni di Silent. Ok, a parte qualche effetto e qualche altro suono, non c'è molto da aggiungere su questa traccia. Vi lascio all'ascolto.
Bene, se sei arrivato fino qui, mi complimento con te che sei un Highlander. Voglio spiegarti perché il template è gratuito. Questo template, insieme ad altri che usciranno prossimamente, un tempo io li vendevo a $19 circa. Però con il passare del tempo mi sono reso conto che i template già pronti non servono assolutamente a niente. Anch'io ho comprato dei template pronti da Zermelo, li scarichi, li apri e... boh! Mi spiego meglio, magari su un canale ci sono degli effetti come un compressore, un equalizzatore, ma se tu non capisci perché ci sono stati messi quegli effetti e perché sono stati impostati in quel modo, a cosa serve un template? Tu vedi un arrangiamento fatto in un certo modo, ma perché è stato fatto in quel modo? Cioè è come quando a scuola copi il compito dal compagno, prendi 8, poi vai all'orale e resti lì e fai scena muta come un baccalà. Lo stesso discorso sono i template pronti, e ancora peggio le ghost produzioni, che ve ne parlerò prossimamente. Prendere un template pronto, cambiare due cose e far uscire la traccia a nome tuo non serve a niente. Prima o poi in un futuro dovrai imparare a finire le tue tracce da solo, dovrai capire perché ci sono degli effetti su un canale, perché è fatta in quel modo quella traccia. È importante ragionare e capire il perché delle cose. Per questo che ho deciso di renderli gratuiti e disponibili per tutti, perché spero che possano servire a qualcosa, ma ne dubito. E non è nella mia filosofia di avere le cose già pronte, ma ragionarci e capirle. Ok, il video è terminato, non ti rubo più tempo. Se ti è piaciuto ti invito a lasciare un like ed un commento. Se vuoi iscriverti sai come farlo. Ci vediamo la prossima settimana.